Un saluto a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale da Michele. Scusate per le immagini che sono mosse, ma non riesco a prendere tutta la seconda uscita della mitica Ford Gran Torino di Starsky Hutch, lasciando appoggiato il telefonino sul piano. Quindi adesso faccio una ripresa così ragazzi e poi chiaramente lo rimetto al suo posto il telefonino, eh. Guardate quanti pezzi abbiamo qua. Vi dico subito che quello che vedete in rosso è tutto in metallo. Lo sento già dal peso, quindi non può essere che metallo. Bene ragazzi, io vi dico soltanto che adesso aspettate un attimo che cerco di posizionarlo alla meno peggio, perché tanto bene non ce la faccio. Io vi dico soltanto che ho preso altri due numeri di questo e 5 del primo. E vabbè ragazzi, perché altri due numeri? Perché voglio almeno finire, oltre al mio chiaramente modello che farò, almeno finire altre due o tre mascherine, musetti della macchina, e questo completerà il musetto, che è un bellissimo gadget secondo me, che alla fine vi costa 6 euro, circa 6 euro più 50 centesimi, quindi esattamente 6,49 euro avete questo più il primo numero per chi ama questa macchina, che decida di farla o meno la collezione, vedrete alla fine il pezzo come risulterà. Allora ragazzi, innanzitutto grazie che mi seguite, grazie per le continue iscrizioni, veramente lo dico e lo dirò ad ogni video perché lo sento, perché siete voi la vita del canale. Io vi ringrazio e se potete condividete anche i video se avete piacere, così mi aiuterete ulteriormente alla crescita di questo mio nuovo progetto. Allora ragazzi, andiamo subito a vedere come si compone questa seconda uscita della Ford Gran Torino di Starsky e Hutch. Allora, qui direi che sono le stesse cose che abbiamo letto l'altra volta, quindi le saltiamo. Vi faccio solo vedere, ma penso che la vedremo poi anche dentro il fascicolo. Comunque, questa notizia intendevo. Tra 2 settimane in edicola la terza uscita, fascicolo più componenti, per il montaggio del gruppo sospensioni sinistro, che sicuramente anche tutto questo, fuorché forse questo, ma forse anche, non lo so, è in metallo, secondo me. Allora, io vi dico che ho fatto l'abbonamento, sono veramente contento. Lo so, non ero sicuro di farlo, ho fatto un video anche in merito alla conferma della decisione che ho preso di fare anche questa collezione, insieme anche andate a vedere la playlist, la Charleston e Iron Man, che siamo già al numero 70 come uscita, di 100 previste, parlo di Iron Man, e ho deciso anche di fare questa e sono contento. Comunque, bando alle parole ragazzi perché voi non mi mancano, parlo sempre troppo. Andiamo a vedere, leviamo per un attimo questo e andiamo a vedere cosa ci dicono nel secondo fascicolo. Guardate che bello, hanno il metallo qui poi per poterli mettere in ordine nel raccoglitore dei fascicoli. Bene, qui vi do un'altra rapida vista di quello che vi avevo già fatto vedere, tranne questo, nella prima recensione che ho fatto. Mi piace dare sempre queste informazioni perché per chi non ha trovato l'uscita in edicola sa come fare qualora volesse acquistarla. Vabbè, questa è la cartolina, niente di che. E andiamo avanti. Via, là, piccolo colpetto al telefonino. Ci mancava solo che schiacciavo da rifare tutto ed ero a posto. Mi è capitato anche quello, ragazzi. Questo che cos'è? Questo che cosa è? Cari lettrici, caro lettore, le saremmo grati se ci potesse dedicare qualche minuto per compilare questo questionario e inviarcelo.
Beh, io questo qui non mi ricordo se l'ho fatto online, però certo, lo faccio volentieri. Fare un po' di domande, costa poco. Lo facciamo. Allora, se non sbaglio sono previsti 2 raccoglitori che, se non dico male ragazzi correggetemi se sbaglio, per chi ha fatto l'abbonamento con pagamento carta di credito sono gratuiti, mentre invece per chi non l'ha fatto, lo fa tramite edicola, mi sembra che le verrà a costare 7-8 euro tutti e due se non sbaglio. Comunque non importa, se dovrò pagare le pagherò, non è quello. Allora, guardate che bella questa immagine. Io, come sapete, e se non lo sapete mi conoscerete presto, amo fare leggere tutto quello che è, vediamo se riesco a alzarlo un po', tutto quello che è il contenuto del fascicolo, per ovviamente quelli che non lo hanno fatto per motivi giustamente loro, non hanno fatto la collezione intendevo. Ok, e quindi faccio leggere i contenuti. Quelli che chiaramente l'hanno fatto mandino avanti, ci mancherebbe ragazzi, se volete aiutarmi ancora di più potete guardarlo lo stesso, se no mandate avanti ovviamente. Mettiamo a fuoco, questa è la pagina dei servizi. Ok, vediamo se riesco a farvi leggere senza rovinare. Facciamo così ragazzi, vediamo se ce la faccio. Vi faccio leggere senza rovinare il fascicolo, così per chi volesse può leggere. Io non dico nulla, ragazzi, perché tanto è scritto tutto qui. Questo, uso sempre il solito termine, ma è il più giusto secondo me, è il valore aggiunto della collezione. Questi fascicoli, veramente belli, anche come cartaceo, molto bello, liscio, bello. '70 addirittura, io ho detto 80, me lo ricordavo, ma è del 75 se non sbaglio. Ah sì, eccolo lì scritto. Andiamo avanti, siamo a pagina 8. Qua c'è qualche scena del film. Mi fate solo sapere se si legge bene ragazzi, anche se posso accorgermene da me, però mi fa piacere, ripeto, per quelli che non hanno deciso di farla, che possano leggere il contenuto qualora ne avessero voglia dei fascicoli. Ci sono informazioni sull'auto vera, chiaramente, interessanti per i diamanti del genere. Queste sono altre curiosità. Ragazzi, sto tenendolo, neanche avessi un handicap, così si chiama, handicap, boh. L'acquisterò in futuro ragazzi, appena cresce un po' come si deve, investo qualche soldino. Per adesso ragazzi vi chiedo di accontentarvi e vi ringrazio sempre. Allora, questo lo guardiamo dopo, abbiamo finito comunque, lo guardiamo dopo anche questo. È finito, ok ragazzi, perfetto. Allora, andiamo a noi. Questo lo mettiamo fuori un momento qui perché mettiamo il blister con tutto il contenuto. Allora, innanzitutto arrivo ragazzi, non mi sono perso. Per chi ha visto il primo, vi ricordate che aveva un problema al musetto
aveva un problema di verniciatura qua sopra. Io, come vi ho detto, ne ho presi diversi e ne ho montato un altro. Adesso vi faccio vedere. Aveva la vernice qua sopra che era stata ritoccata con dell'arancione. Mettiamo a fuoco qua. La Scelta mi ha detto, dopo che l'ho contattata, che me l'avrebbero sostituito gratuitamente, ma per 50 centesimi ho detto ma chi se ne importa, ne ho comprato un altro e così ho fatto. E infatti questo è perfetto. Quello vi ricordate che era difettato qua sopra la vernice? Questo vedete è perfetto e deve essere così. Ok, questo era il numero 1 che adesso momentaneamente metto un attimo da parte. Bellissimo ragazzi. Vediamo questo e apriamo il numero 2. Eccolo qua. Numero 2, fate attenzione ai collanti qua dietro, questi, perché se vanno sulla rivista rischiate di danneggiarla. Per cui ragazzi, una volta che strappate questo pezzo, eliminatelo come faccio io adesso. Quindi chiudo un attimo la rivista, vado ad aprire. Che bella, guardate la targa, ma quanto è bella, vabbè, apriamola, va. Allora, ok, via subito questo, voilà, qua non ci sono più collanti, possiamo girarlo, speriamo solo che il pezzo non sia fallato perché se no mi arrabbio, conta poco ma mi arrabbio lo stesso. Teniamo giù la mano perché sennò saltano tutti fuori i pezzi. Ecco fatto, via questo ragazzi. Ah, ok, pensavo che questo fosse un difetto, vedete, di verniciatura, vediamo se si riesce a vedere questi segni qua, invece sono sicuramente i segni per poi montare la scritta Gran Torino, questa qui, vi danno la distanza giusta, perfetto, che meraviglia. E beh ragazzi, allora guardate il pezzo, meno male, è solo un po' di nero, forse la cera che gli hanno dato, il pezzo è bellissimo, metallo, poi andremo a pesarlo ragazzi, anzi lo peso subito perché dopo poi mi dimentico e non lo peso più. Andiamo a pesarlo subito. Questa 230 grammi che insieme al musetto fanno già 4 etti ragazzi, ditemi voi, cioè. E per i nostri amici americani e inglesi in libre no, cosa ho fatto? Uffa, scusatemi ragazzi, ok, ho schiacciato off invece che libre qua, quindi 230 grammi, questa è quella, la misura vostra, ok? Allora, questo spegniamo e abbiamo fatto anche questo ragazzi, mi piace proprio dare una misura di tutto, in questo caso il peso e va bene così. Allora, a noi, togliamo via tutto, questo è di plastica, che è il fascione che va sul paraurto cromato, bellissimo. Questo è il paraurto in plastica cromato, devo dire che fino adesso ragazzi non c'è nulla da dire, meno male, vediamo questo, bellissimo anche questo ragazzi, in plastica, bellissimo anche questo, bellissimo. Tra l'altro meno male che hanno fatto una cosa intelligente ragazzi, perché vi faccio notare una cosa, ovviamente questi nella fusione hanno un punto per l'iniezione della plastica che è questo, e questo che chiaramente è un po' antiestetico rispetto alle parti belle, no? Però l'hanno messo dalla parte bassa, vedete? Meno male, bravi. Poi abbiamo i respingenti, così li possiamo chiamare, facciamo così, rovesciamo tutto, ecco, faccio prima ragazzi. Allora abbiamo i respingenti, 1, 2,
Questi qua sono i pezzi che vanno sicuramente qua davanti. Il fuoco dov'è? 1, 2, perfetto. Questi qui sono, lo vedremo dopo cosa sono. Con questo, la targa metallo, ragazzi, metallo, che bella, ve la devo far vedere perché è veramente bella. Guardate che cos'è questa targa, tutta di metallo. California, cosa c'è scritto qua sopra? Beh, ve lo leggo io. California 1976, poi c'è una J 2718113. Bellissima, come sono contento di questo modello. 4 serie di viti, 2 per la plastica, vedete che sono contrassegnate con il colore azzurro e poi P vuol dire plastica, e 2 contrassegnate di colore nero che indicano il metallo, MM è anche metallo. Perfetto. Ok ragazzi, che facciamo adesso? Io metto un momento in pausa perché mi devo organizzare e non voglio perdere altri 2-3 minuti perché sono già 16, mamma mia. Oh, scusate ragazzi un attimo. Eccomi di ritorno ragazzi, scusatemi. Allora, iniziamo il montaggio. Ci dice, prima fase, orientiamo la cornice superiore del paraurti 2E, che è questa qua, quindi la orientiamo con diciamo, i portavite verso l'alto. Così come appare in figura facciamo lo stesso per l'inserto di protezione 2D, che è questo qui. Ok? Avendo cura di posizionare le linguette verso l'alto, inseriamo quindi tali linguette negli appositi inserti presenti sulla cornice superiore del paraurti 2E, facendo così coincidere la forma dei due pezzi fino a formare un blocco unico. Allora, andiamo a vedere. Questo ci dice di metterlo così, vedete che qui abbiamo questo rialzo e lo abbiamo anche qui, quindi non ci possiamo sbagliare. Andiamo a inserire negli incastri il tutto. Perfetto. Una volta fatto questo, ci dice di capovolgere questo in questa maniera, tenetelo chiaramente con le dita, uscirà anche un po' dai lati ragazzi, ma poi andremo a fermarlo successivamente con il pezzo 2C. Capovolgiamo quindi il blocco 2E più 2D, 1 e 2, in modo che le linguette della cornice superiore del paraurti siano rivolte verso il basso. Cornici superiori del paraurti sono queste qui, ok? Facciamo combaciare i due piccoli perni posti all'estremità della cornice 2E, i perni sono questi, allora, 2, nei complementari fori esistenti nelle sezioni laterali della base paraurti anteriore 2C, ok? Che è questo. Allo stesso tempo allineiamo anche le 3 linguette della cornice 2E, 1, 2 e 3, con i complementari fori situati all'interno della base della paraurto 2C. Allora, sinceramente, anche se non leggete tutto questo, lo capite da soli, ok? Questo va rivolto semplicemente così, ok? Mi sembrava un film di Rino Banfi, ragazzi. Va bene, dai. Questo ci dice di rivolgerlo così, ok? E andiamo a mettere, guardate, 1, 2 e 3 perni in 1, 2 e 3. Molto più semplice, ok? Così. Olè. Poi le aggiustate chiaramente voi affinché tutti i segmenti, questi qua, vedete questi siano nella loro sede. Non abbiate fretta, non schiacciate perché questa è plastica e rischiate di romperla e non vale proprio la pena, sia perché poi dovete, se avete fatto tramite l'edicola, comprarvela e se no dovete richiedere il pezzo sostitutivo. Allora a questo punto, senza andare ad aggiustare già anche questo che magari ancora non sta perché flette un po' la plastica, non ci preoccupiamo, noi andiamo a prendere le 3 viti AP, eccole qui, le 3 viti AP, apriamo il nostro sacchetto pollice e indice, sfregamento, aperto, e tiriamo fuori 3 viti AP. Mettiamone dentro una, perché ce ne servono solo 3,
sapete che uno è sempre in più. Comunque ragazzi è molto semplice montarlo, ho già visto, solo che io devo fare 1000 operazioni qua, diciamo così, per modo di dire 1000. Allora andiamo a mettere nella sua sede, vediamo se si avvitano bene, perché se no sapete che io sono solito passarmi le viti. Queste sono le AP, andiamo a metterle qui. Vediamo la prima come si comporta, se no metto la pausa, me le passo tutte come sapete. No, si avvita bene, perfetto. Non l'avvito fino in fondo, arrivo quasi in battuta ma mi fermo, vedete? E poi invece di avvitare questo centrale vado ad avvitare questo laterale qua. Perché? Perché questo se lo porta avanti da solo, ok? Così siamo sicuri che tutto va bene. Eccolo qua, vedete? Prima di avvitare controllate da tutte le parti, perfetto. Andiamo a mettere l'altra vite. Adesso ragazzi metto un po' in pausa perché metto una e metto due, risparmio 40-50 secondi di video e non vi, come si può dire, non vi annoio. Ecco, scusate. Eccoci di nuovo qua ragazzi, perfetto. Io chiaramente poi ho stretto di nuovo tutto. Ragazzi mi raccomando, non serve stringere che rischiate di rompere. Arrivate in battuta, vi fermate. Qui non serve passare le viti, se no ve l'avrei detto. Quindi arrivate in non cercate di stringere di più perché spezzate la plastica, ok? Perfetto. A questo punto ci dice di fissare la targa, però la targa ragazzi è in metallo, ok? Adesso io provo a passare la vite AM, che fa vedere, quella che va una qua e una qua, qui subito per vedere se si avvita bene. AM, ne tiro fuori due, ce n'è sempre uno in più, chiudiamo il sacchetto. Se fa fatica io metto un po' di grasso e le passo prima, lo sapete. Vediamo subito. Così vi dico se bisogna farlo o meno. No, non serve neanche il grasso, però passatevele prima ragazzi. Una, perché vi create il filetto, e adesso vi spiego per chi non è abituato a seguirmi, per chi invece è abituato a seguirmi abbiate pazienza, ma lo devo dire, perché diversamente rischiate di rompere, quando avvitate e arrivate in fondo, la plastica che è più debole del ferro ovviamente, quindi voi sentite sempre la resistenza, sempre la resistenza, sempre la resistenza, finché pacca avvitate troppo e spezzate la plastica. Così invece è impossibile romperla. Perché? Perché una volta creato il filetto, la vite scorrerà perfettamente fluida all'interno, in questo caso non è servito il grasso, se no ve l'avrei detto, e quando sentirete la resistenza è perché siete arrivati alla fine, vi dovete fermare. Ci dice di posizionare la targa, non leggiamo più niente qua ragazzi, leggete poi voi, tanto c'è la foto. Ci dice di posizionare la targa in questi due fori qua, ok? 1 e 2. Ecco qua. Andiamo dietro e mettiamo le due viti. Le puntiamo solo, leggermente. Cos'è successo qua? È nel foro ma non prende la vite. Come mai? Riproviamo. Ah, ok. Non l'avevo spinto ragazzi, chiedo scusa. Perfetto. 1 e ci fermiamo e poi la stringiamo dopo. Vedete com'è più veloce ad entrare, guardate come gira bene la vite, vedete? E quando si rallenta è perché ha trovato la plastica, ok? E infatti vedete non balla più. Quindi questa è la stessa cosa, ok? Basta. Quando arrivate qui appena un colpetto all'indietro per non mettere sotto stress la plastica. Toccate, questa non deve ballare, perfetta, guardate, mettiamo a fuoco, che cos'è? Che cos'è questa targa? Ma che bella. Via, andiamo avanti. Ci dice di montare adesso i respingenti. Inseriamo una delle protezioni 2H sulla liscia del rostro sinistro, sulla faccia liscia, chiedo scusa. Ragazzi, io qua non vi leggo, perché? Perché diventa troppo lungo, è molto semplice. Ci dice di prendere il 2G, vedete qua all'interno, fate attenzione, avete right, ok, destra, e la L, left, sinistra, ok ragazzi? Perfetto. Allora, cosa facciamo? Ecco cosa sono questi due pezzi, ecco cosa sono questi due pezzi ragazzi. Va bene ragazzi, lo leggo.
lo leggo, ho cambiato idea, lo leggo perché vi devo spiegare anche questi. Allora, inseriamo una delle protezioni 2H sulla faccia liscia del rostro sinistro. 2H, quindi sinistro abbiamo detto che è left, questo è right, destra, sinistro, eccolo qua, perfetto. Quindi ci dice, vedete il disegno, questo disegno qua, ci dice di girarlo così, la lettera L deve vedersi nella parte alta. Andiamo a prendere questo va bene su tutte e due forse, vediamo, non è contrassegnato con nessuna lettera, ah sì, attenzione, qui abbiamo una mezzaluna, vediamo se ve la faccio vedere, aspettate ragazzi, niente, non si vuole mettere a fuoco, vabbè, non sono capace. Comunque qua abbiamo una mezzaluna su un perno e sull'altro è rotondo, quindi non vi potete sbagliare. Qui abbiamo una mezzaluna, qui forse riesco a farvela vedere, ok? Qui invece il perno, il foro è tutto completo, quindi eccolo qua. Questo si monta così. Non premete solo da un lato, ma tutte e due insieme, ok? Perché se no lo spezzate, entra molto duro ragazzi, lo rompete. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte, quindi mezzaluna di qua. Ok, non premete di qua e poi di qua, se no lo rompete, altrimenti lo rompete. Perfetto, ecco qua, e abbiamo fatto anche questo. Abbiamo detto questo è destro e questo è sinistro. Allora, metto un attimo in pausa che guardo ragazzi. Ok ragazzi, scusatemi, mi sono letto un po' tutto perché sennò qui c'è da parlare per mezz'ora e non è il caso. Allora, semplicemente il 2G è il destro, rostro destro, e il 2F è il rostro sinistro. Poi abbiamo i due pezzi che vedete qui, 1 e 2, contraddistinti con il numero 2 e la lettera L, 2L e 2J, che sono questi, ok? Uno e l'altro che avevo messo qui, dove è andato? Scusate ragazzi, eccolo qua. Perfetto, questo non è nient'altro che da inserire all'interno di questo foro, non c'è né destro né sinistro qua, va messo e basta, quindi uno va bene sull'altro e viceversa. Fate solo attenzione perché si possono rompere questi perni perché sono in plastica. Allora, ok? Olà, aspettate un attimo. Uno, sto guardando una cosa ragazzi, sapete che io devo guardare tutto, un attimo solo. Che cazzo ho fatto qui? Allora, left sinistra, 2F sinistra. Ragazzi, allora, non mi dite niente, vi dico soltanto che non so fino a che punto ho registrato, sta di fatto che quando ho messo la pausa il grande Michele non ha schiacciato di nuovo sopra per riattivare il video. Quindi non so dove sono arrivato ragazzi, quindi carico sto benedetto video e poi farò la seconda parte ragazzi. Ma che vi devo dire? Non vi dico niente ragazzi, scusatemi, vediamo dove sono arrivato, sicuramente non mancherà molto, ma piuttosto smonterò di nuovo qualche pezzo che ho montato perché non mi sono accorto ragazzi dove sono arrivato, non me ne sono accorto. Non ho riattivato, non ho levato la pausa e mi sono messo a parlare da solo ragazzi, da solo. Che vi devo dire? Va bene dai ragazzi, interrompo qua questo video, vi chiedo scusa e abbiate pazienza, cercate di vedere anche la seconda parte e scusatemi. Mi è andata la prima volta che ho fatto il primo video del primo numero, non è stata colpa mia perché ho finito la memoria, adesso invece ho messo la pausa e mi sono dimenticato di... Vabbè, ciao ragazzi, al prossimo video, scusatemi, ciao.